Buon pomeriggio amiche, ben ritrovate sul mio canale. Cosa faremo insieme oggi? No, non sono Wonder Woman. Faremo insieme dei bracciali. Restate con me e vi mostro. Ben ritrovate! Allora, i nostri bracciali, i miei in questo momento, non sono in tessitura di perline, ve li mostro da vicino, ma sono dei bracciali realizzati con pietre dure, un medaglione centrale e praticamente, questo è in altra versione di colore, e praticamente sono realizzati con pietre e non sono difficili da realizzare. Ho pensato di realizzare dei bracciali che tutte insomma possono fare, anche chi non è pratica con la tessitura di perline, col video embroidery o con il sudace. Certo, sulle mie braccia un po' possenti non sono il massimo, ma vi assicuro ragazzi che sono veramente carinissimi, carinissimi. Poi ve li mostro da vicino girando la camera. Allora, come si fanno? In giro ci sono, sicuramente l'avrete visti anche dai pakistani, quindi il materiale è reperibile. Ci sono delle catene tipo rosario fatte con le pietre dure. Ovviamente ci sono catene e catene, pietre e pietre, e quindi qualitativamente queste pietre che ho io, che poi vedrete, costano partono dai 12 e arrivano anche ai 18 euro al metro se ci sono delle pietre in particolari come ametista, quarze tagliate in un certo modo, però in linea di massima tra i 12 euro, 14 euro a metro riuscite a trovare queste catene rosario che naturalmente andranno tagliate e modificate per far venire questo bracciale che poi vi mostro sempre con la camera girata. E quindi diciamo che vi potete realizzare dei bracciali carinissimi. Dovete avere naturalmente delle pinze, punte coniche, punze piatte e tronchesina. Quello è necessario. E dovete avere un po' di dimistichezza, dovete imparare a fare nodi ad orefice, perché si potrebbe fare tutto con gli anellini di congiunzione, ma sinceramente io preferisco fare i nodini e metterò un unico anellino ma per agganciare la chiusura, e poi faremo tutti i nodini ad orefice con il filo da wire. Quindi giro la camera e vi mostro tutto. Spero che restiate con me. Faremo una terza versione in un colore bellissimo. Il medaglione, questa parte centrale, è in zama. Se lo trovate forate meglio. Io avevo già dei fori, poi lo vedrete predisposti, poi gli altri li ho fatti con un Dremel. Quindi con un mini trapanino ho effettuato degli altri fori perché mi piaceva realizzarlo con i 3 fili, ma ci sono tantissime filigrane in giro, quindi sarà a voi personalizzare. Io vi giro il tutorial solo per la tecnica, poi potete spaziare voi con pietre, colori e fantasie varie. Niente. Mi raccomando ragazze, iscrivetevi al canale se mi state conoscendo con questo video. Io mi chiamo Gabriella, in arte Briga Bijou, ormai è diventata una canzone. E chissà quante di voi lo ripeteranno mentre io lo sto dicendo, e condivido con voi quello che è la mia creatività, il mio percorso creativo qui sul canale. Quindi iscrivetevi qui, cliccate poi sulla campanella qui, che in realtà sta in basso, così da non perdere le prossime notifiche. Se mi lasciate un like per supportare il mio canale e un commentino, mi fa sempre piacere. Se qualcuna di voi si sta domandando che orecchini sto indossando, perché molte le indossano, in questo caso sono gli orecchini Hope, di cui trovate il tutorial sul mio canale e i kit nel mio negozio Etsy, che trovate tutto sempre giù nell'info box. Vi lascio al tutorial e quindi poi vi spiego, la mia voce di sottofondo vi spiegherà quello che sto facendo. È facile, ce la possiamo fare. Vi abbraccio tutte e come sempre buona creatività. Ciao! Allora, questi sono i bracciali, ve li mostro da vicino. Vedete, qui c'è la parte che ho forato, poi con un pennellino e pittura per metalli, con un metallo color oro andrò a correggere, vedete? Perché all'interno del foro si vede ovviamente il materiale del metallo che è Zama. Questa è la prima versione, questa è la seconda, chiusura T-bar, e oggi noi andremo a realizzare insieme questa versione, come vedete già a metà,
con queste pietre bellissime. In che cosa consisterà il lavoro? Ovviamente vi servirà il medaglione, come abbiamo detto, le 3 pinze, vi servirà del filo da wire. Io vi consiglio una dimensione che sia almeno di 0,60 e comunque che sia adatta al foro della pietra che utilizzate. Queste sono catene con questi elementi in pietra da 6 mm e secondo me è la misura perfetta per far venire questo effetto, insomma, bello pieno. Quelli più piccoli io poi consiglierei una medaglina leggermente più piccola. Poi vabbè ragazzi, è gusto personale. Ci sono persone a cui piacciono i medaglioni, le parti centrali grandi di filigrana. Io poi ne farò un'altra invece con questo pesciolino, poi lo vedete in un video creazioni con i chips estivissimi. Mi piaceva troppo e quindi lo tengo qui. Come vedete io ho già preparato tutti quanti, questa non c'entra nulla. Come vedete ho preparato tutti quanti i pezzettini, vedrete nel video i scatti fotografici, ci vorranno 6 pezzi di questa catena con 4 perline per trovarvi con la misura del bracciale, un bracciale medio. Io non ho il polso grandissimo, questo sarà tra i 18 così. Ok, poi vi regolate in base alla lunghezza del vostro polso. Io vi dico che per la mia catena, per quella che ho acquistato io, taglio 6 elementi, ok, da 4 perline da 6 mm e mi raccomando le asoline chiuse, perché poi l'ultima asolina la andremo a fare noi. Cioè dovete controllare, ok, che le asoline che tagliate siano chiuse. Come fate? Vi mostro semplicemente. Come realizzo i pezzi che mi servono? Parto dalla mia catena, controllate che la solina sia chiusa e non sia stata tagliata dal fornitore dove l'avete acquistata, contate 1, 2, 3 e 4. Quindi, dopo la quarta perlina, andate a tagliare l'asola che in realtà è della quinta in questo modo e quindi vi siete fatto il vostro pezzetto di catena. Tagliate poi questo e recuperate la perlina che vi servirà da collegamento a cui andrete a fare quindi le 2 asoline. Ho già tagliato tutti i miei elementi perché vedete 3 li ho fatti e gli altri 3 sono qua, 1, 2, 3, quindi 4 pezzetti, 4, vedete 4 perline con una perla, 4 perline con una perla, 4 perline con una perla, dico perline ma sono pietre e qua ci sono gli altri 3 pezzi di filo di wire già tagliati per andare a fare le nostre asoline e ne facciamo una insieme e poi vi mostro il montaggio finale. Sottofondo romantico c'è la pentola sul fuoco, sto cucinando. Quindi prendo il mio pezzo di filo abbastanza grande, meglio che ne tagliate un po' in più che in meno perché poi dobbiamo fare le asoline da tutti e due i lati. Quindi faccio con la pinza a punte coniche una sorta di curvatura di cappio e vado ad inserirmi all'interno del mio, vedete, in questo modo. Dopodiché chiudo e vado a creare questa sovrapposizione dei due fili. Tengo fermo, ok, tengo ferma questa parte e con le altre pinze, quelle piatte, vado a fare questo movimento di chiusura. Scusate, ho cambiato pinze perché quelle sono terribili, sono vecchissime. Allora, quindi vado, mettiamo a fuoco, ok, procedo in questo modo, vado a prendere con le pinze, vedete, ed a girare tutto intorno. Questa è la parte in realtà più complicata del tutorial, perché dovete essere brave a stringere, ok? Ve lo mostro da vicino, quindi vedete, vedete?
nodino, poi vado con le tronchesine e vado a tagliare. Riprendo le mie pinze a punte piatte e vado a chiudere questa parte. Io naturalmente adesso sono in difficoltà perché ho sempre il telefonino davanti e sto lavorando con le braccia in alto, però dovete fare questa operazione di andare a schiacciare il vostro, il ferro, dovete andare a schiacciare il filo da wire che sporge quel pochino per evitare di pungersi. Dopodiché, vedete, quindi andate a prendere la perlina. La perlina, io la chiamo perlina, ma in realtà è una pietra. Questa non mi piace. Prendo quest'altra e l'andate ad inserire. Dopodiché, nuovamente pinze a punte coniche e vado a fare una solina. Vedete? In questo modo. Una solina e vado a prendere il mio pezzetto di catena fatta da 4 perline e con le asoline chiuse, mi raccomando. Quindi vado a prendere la mia catena e vado ad inserire all'interno della solina. Adesso, come abbiamo fatto prima, metto le pinze in questo modo e blocco. Per comodità io giro il lavoro, prendo le mie pinze piatte e vado a girare nuovamente e a fare un altro nodino. Adesso vi mostro. Naturalmente se avete un po' di filo in più vi sarà utile per mantenere con le pinze. Come vedete ho fatto un altro nodino, ok? E anche in questo caso prendo le tronchesine e taglio il filo in eccesso. Mettete gli occhiali quando fate questa operazione, proteggete gli occhi dovesse saltare il filo da wire, ok? E quindi abbiamo fatto, vedete, un altro elemento. Fate gli altri due e ci vediamo per la fine a questo punto del tutorial. Allora, ed eccoci qua, abbiamo fatto i nostri elementi sia da un lato che dall'altro. Adesso, dimenticavo una cosa, nel caso non avete del filo da wire, naturalmente potete utilizzare dei chiodini, non troppo spessi, perché altrimenti se sono in acciaio spesso vi risulta difficile fare le asole, quindi questo è l'unico consiglio che posso darvi. Quindi una volta che abbiamo fatto questa operazione, non ci resterà che utilizzare degli anellini e decidere poi la chiusura. Io in questo caso ho utilizzato delle chiusure che mi sono state regalate da Furiano89, ve lo ricordate il pacco ricevuto in regalo? Se ve lo siete persi vi metto il link giù nell'info box. Regalo ricevuta da un'amica creativa e all'interno di questo pacco c'erano delle cose molto carine, tra cui queste chiusure a T-bar. Io quindi anche in questo caso metterò una chiusura a T-bar. Qui vi mostro un'altra di queste catene da rosario, come vedete la differenza della grandezza, quindi anche con queste si possono fare a più fili, naturalmente a mio avviso l'elemento centrale deve essere più piccino, quindi ve li mostro perché non so se tutte quante voi le conoscete. Allora vado a prendere un anellino che dovrà essere da 6 mm e procedo. Prendo il mio anellino, lo prendo con la mia pinza e dopodiché faccio scendere così per bene, ok, le nostre, passatemi il termine, frange per farle stare dritte e vado ad infilarmi all'interno delle mie asoline. Una, due. Ovviamente io con la camera davanti ho sempre difficoltà, quindi una, due e tre.
ok, prendo l'altra pinza e traslo il mio anellino. Gli anellini, mi raccomando, d'acciaio, perché sono più resistenti e non si aprono facilmente, quindi da 6, da 0,6 andranno benissimo. Quando mettete la chiusura a T-bar ci vuole sempre un po' di gioco per agganciare la chiusura, quindi io vi consiglio di mettere un altro anellino. Quindi faccio in questo modo, entro all'interno del mio anellino precedente e vado a mettere questa parte. Quindi vado ed inserisco, ok? E alla stessa maniera chiudo, traslando e facendo poi un po' di pressione e chiudo il mio anellino. Vado a chiudere per bene. Ok. Dopodiché, quello che ho fatto da questo lato, naturalmente lo farò anche dall'altro lato, però ci andrò a mettere quest'altra parte. Eccola qui. Ed ecco qui il nostro bracciale finito. Devo solo andare a fare qui il piccolo ritocco che vi avevo detto. Dopodiché, vedete, in questo modo si chiude il bracciale. Ecco, l'ho girato al contrario. In questo modo. Potete anche inserirlo da sole a una mano, ecco perché metto le chiusure a T-bar, proprio perché da sole ci si riesce ad indossarle, insomma, a mettere i nostri bracciali. E quindi abbiamo fatto, naturalmente io qui ho fatto accavallare tutte le perline, vabbè. Ecco qui, quindi possiamo metterli da soli e alla stessa maniera possiamo sganciarli da soli. Basta tirare un pochino, inclinare l'asticella e il gioco è fatto. Allora, un'informazione che devo darvi, che è necessaria, è che, come vedete, qui sono perline regolari, in questi due casi, ok? In questi due casi sono perline regolari. In quest'altro caso, come vedete, non sono perline regolari. Quindi quando andate a tagliare la catena che acquistate, valutate che questi elementi siano uguali. A me, per esempio, qualcuno era troppo lungo e quindi ho dovuto cambiare qualche sassolino di questi che c'erano all'interno della lavorazione per trovarmi pari, altrimenti poi l'indosso, se uno è troppo lungo, non viene un bel effetto. Ecco, quindi in questo dovete fare attenzione. Per il resto penso di avervi detto tutto. Vi abbraccio e auguro buona creatività a tutte e andiamo ragazze di bracciale. Andiamo di bracciali a go-go. Questo è al contrario. Ecco qua. Come vi sembrano? Braccialiamo. Ciao ragazze, come sempre buona creatività a tutte e ditemi la vostra. Ciao!